Ecco quello che succede quando piove. L'acqua viene giù dalle rocce a fiumi. Che spettacolo di colori. Un monolite caduto qui in mezzo dallo spazio. Altitudine 3000 metri. E in questo punto non si capisce più nada perché la strada ha lo stesso identico colore delle montagne circostanti. Però è bellissimo, ragazzi, siamo soli, è bellissimo. Ragazzi, buongiorno. Oggi ci sveglia all'alba, tra l'altro con il messaggio di Valeriano. Non è ancora alba, è ancora notte. Questa è la vista di Copiapò. Sveglia all'alba obbligata, ma poi capirete il perché. Prontissimi, dopo un attimo di panico perché non trovavo più la chiave della moto. Ieri sera l'ho messa dentro i pantaloni di Sara con la stanchezza e questa mattina abbiamo cercato per un quarto d'ora, alla fine stavano dentro i pantaloni di Sara. Ciao, camera più piccola del mondo. Sono andato a cambiare il biglietto del parcheggio perché è gratuito, però ogni volta che si esce bisogna cambiarlo in reception. Me l'hanno cambiato, siamo andati ad uscire, la data del cambiamento era sbagliata, era quella di ieri, quindi il parcheggio non ci apriva. Abbiamo trovato un'anima santa che si è offerta, non so, è venuta verso di noi. Vi apro io, sicuramente era un'impiegata dell'hotel. Siamo riusciti ad uscire. Questa giornata che è iniziata in maniera un po' tormentata. Questa mattina non ne va bene una. Ora diretti alla Copec senza passare dalla via perché dobbiamo riempire il serbatoio all'orlo e dobbiamo riempire anche le taniche. Ti ho appena detto completo all'orlo. Toccherà poi alle taniche. Taniche reinstallate, poi assolutamente Vio Pippone perché secondo me queste taniche attacco ma anche materiale con cui sono state fatte sono il top in assoluto. E se mi chiedete, Francesco, ma servono le taniche? Le taniche dal mio punto di vista non servono quasi mai. Ne ho portate due solo per questo passo perché vedrete tra poco un cartello. Super test anche per le valigie Mytec perché questa valigia attualmente sta sostenendo circa 20 kg di peso, 3,7 litri la tanica, all'interno ci sono computer, macchina fotografica, drone e quant'altro, 12 kg più lo zaino di Sara e la borsa Enduristan e più c'è anche un kit con delle fasce eccetera eccetera. Comunque importantissimo, ora abbiamo 24 litri sul serbatoio più abbiamo 3,7 litri per ogni tanica. Inoltre solo per questa volta ho messo la benzina 97 ottani perché torneremo a quasi 5.000 metri. Sei pronta? Lista! Grandissima. Con l'indicazione del Paso San Francisco salutiamo la città di Copiapò che ricorda tre primati: la prima ferrovia del Sud America nel 1852 che collegava la città a Caldera sulla costa, le prime linee telegrafiche e telefoniche e la prima azienda di gas cilena. Tutto questo nel periodo della corsa all'oro, all'argento con giacimenti scoperti a Chañaral e oggi Rame. 272 km al Paso Internacional. Prossimo combustibile Sfiambalà 470 km. Miedo, paura, vamos. Dal cartello che abbiamo mostrato Sara, cioè da qui per 470 km non c'è nada. Per forza di cose ho dovuto aggiungere le due taniche in quanto con la Tenerona arriverò, considerata l'altitudine, a 400 km. Le due taniche ci dovrebbero far arrivare tranquillamente a Fiambalà, cioè al prossimo distributore. Questa è la nostra prima volta, il nostro record, 470 km senza nulla. Sulla nostra destra deposito di gomme. Appena superato il cartello luminoso dove ci diceva che il Passo San Francisco era abilitato, quindi consigliamo sempre controllate prima di affrontare certi passi perché magari per maltempo, per incidente vengono chiusi. Per adesso, come potete vedere, manto stradale perfetto, rifatto sicuramente recentemente, ma da quel che sappiamo, ultime notizie, tra poco dovrebbe trasformarsi in un ripio comunque ben battuto. Altra cosa da controllare sono le previsioni, come vedete il meteo non è il massimo ma dovrebbe migliorare. Abbiamo controllato tutta la settimana, attenzione,
Per esempio questi avvallamenti quando piove si trasformano in veri e propri guadi, addirittura mettono delle paline per capire quanta acqua si trova sul guado. Quella era tutta sporca di fango, ma ci sono delle gradazioni a colori. Di nuovo ci stiamo inoltrando nel suolo lunare delle Ande. Giustamente la posta in gioco viene sempre più alzata, si innalzano le vette, non a caso si chiama la Ruta de los 6000. Guardate, ora ho spento la camera 2 minuti fa, si sta dissolvendo la nebbia e in fondo è tutto sereno. È comunque importantissimo, siamo a quota 1000 metri ora. Prima considerazione, questo passo è molto diverso dall'Agua Negra perché si viaggia molto quasi in pianura per la prima parte, siamo ancora a 1300 metri e avremmo fatto all'incirca 15-20 km. Francesco sta immaginando che spettacolo possa essere con la pioggia quando questi tragitti si riempiono d'acqua. Ora sono solo ricoperti di terra in qualche tratto. Sulle pareti delle montagne delle rocce illuminate dal sole sembrano addirittura dorate, un po' un omaggio alla ricchezza mineraria della zona, sembra quasi polvere dorata. 1750, ora la ruta è diventata con una pendenza più importante, non so se sarà un pezzettino di ripio. Sembra quasi asfalto. Motociclisti incontrati prima con un GS 1250 al distributore, loro non hanno problemi di benzina perché hanno il serbatoio da 30 litri. Che spettacolo qua! Era un pezzettino, penso che in quel punto frani spesso la strada, quindi un pezzettino difficile, ora di nuovo asfalto. Altra cosa, il paesaggio sembra cambiato, sembrano più piccole le montagne intorno, quindi le Ande come sempre ci stupiscono. Guardate che bellissime sfumature, incredibile, sembrano delle sfumature che sarebbero bellissime per un abito, scusate la mia riflessione un po' femminile, è stupendo. Io invece in profondità mi sto preoccupando perché vedo molta polvere, non so se inizia il ripio. Solito guado formatosi con la pioggia, quindi nulla di preoccupante, ma facciamo sempre attenzione perché non abbiamo le 4 ruote della Toyota Hilux. Ok, no, ma comunque tutto molto facile, però bisogna fare attenzione perché se trovi un punto sabbioso che la gomma davanti affonda con il peso della moto, sempre il solito discorso. Comunque torno a dire che qua quando piove diventa un parco giochi. Qua di colpo la vallata è diventata totalmente verde. Sono arrivati i ragazzi brasiliani, tantissimi cavalli. Giustamente questa è una vallata florida dove scorre acqua e cresce erba, si può pascolare. Ora la strada si è trasformata in un manto di fango asciutto, bello secco, duro. Ecco quello che succede quando piove, l'acqua viene giù dalle rocce a fiumi. Che spettacolo di colori, un monolite caduto qui in mezzo dallo spazio. Altitudine 3000 metri. E in questo punto non si capisce più nada perché la strada ha lo stesso identico colore delle montagne circostanti. Però è bellissimo, ragazzi, siamo soli, è bellissimo. Che è stato? Fermi per un attimo a 3008 perché ho sentito un'esplosione. Guardate, la borsa è praticamente esplosa, penso per la differenza di pressione. Ora proviamo a fare questa cosa in diretta. Si è rotto qui. Si è rotto addirittura.
Mamma mia ragazzi, si è Cioè, ha rotta. rotto il cappio. Cioè la persona ha rotto il cappio. Qua non si finisce mai di imparare. Ora la lascio leggermente aperta. Entrerà pochissima polvere, ma meglio così. Sto dicendo, Francesco, non si può dire che non chiuda ermeticamente. E comunque questa volta sia io che Sara stiamo sentendo un po' più l'altitudine. Piccolo tornantino. Compare il 4000 e si sentono tutti. Per chi volesse sintomi, per quanto mi riguarda, la testa particolarmente pesante. E comunque avevo controllato il profilo altimetrico della ruta. Ora dovremo salire fino a 4003 per poi ridiscendere un pochino. Eccolo lo spettacolo delle Ande. Dà fastidio anche girarsi da un lato e dall'altro. Sara si lamenta mentre la Tenerona, che sta perennemente con la ventola accesa, È il suo lamento. Ci siamo quasi abituati a questi panorami. Eccolo il punto più alto, 4360, e siamo a 23 km dalla dogana. Scende in picchiata e ritroviamo i nostri amici col GS. Loro ovviamente vanno più veloci di noi, ma noi siamo più resilienti. Sicuramente tra poco li vedrete che si sorpasseranno di nuovo. E quando ci dite con i GS un altro viaggiare, qui abbiamo le prove, noi non ci fermiamo mai, quelli si fermano continuamente. Come mai? Scrivetelo nei commenti. Vabbè, no, dai, difendiamo anche la sorellona. Forse quella di fermarsi è un'esigenza umana. Magari la sorellona o le sorelle della sorellona in questione proseguirebbero, ecco. Poi lei a casa si prende pena, non mi piace. Verissimo, è una grandissima moto, bisogna ammetterlo. Però anche la Tenerona è una grandissima moto, più spartana, più grezza, ma comunque una grandissima moto. Se non andiamo errati, quelli che abbiamo di fronte sono rispettivamente il Nevado Tres Cruces e Ojos de Salado, il vulcano più alto attivo del mondo ed è più basso dell'Aconcagua, la cima più alta delle Americhe, di soli 69 metri. E da qui il motivo perché questa viene definita la ruta dei 6000. Tutti gli acciai che vediamo sono sopra i 6000 metri. Quello che si estende alla nostra destra è il Salar de Maricunga. Ora mi dovete rispondere, ma dove vi portiamo? Dove? Guardate, sembra neve. Ricordatevi che siete in sella con noi, quindi se vi piacciono questi contenuti mettete un mi piace, non passate oltre, per noi è fondamentale. Passo San Francisco, ci siamo. Tornato all'asfalto, ora andiamo a vedere se effettivamente troveremo sempre il manto asfaltato. Vengono segnalati turisticamente Laguna Verde e Parco Nacional Nevado Tres Cruces. Come era prevedibile, non c'è nessuno. Controlli fatti, tutto semplicissimo, tutto velocissimo, sono stati anche gentili, ma tanto è sempre così. Quando si esce dal Cile è sempre tutto tranquillo. E comunque sentite la tranquillità. Non c'è un rumore. Sono arrivati anche i nostri amici brasiliani. Ripartiamo, destinazione Laguna Verde, e mangeremo i nostri panini. Sempre a mangiare, pensa, però lo posso anche capire perché qua a 3008 si fa fatica, abbiamo bisogno di zuccheri. C'è da dire che abbiamo fatto colazione alle 6 di mattina, sono quasi le 13 e vogliamo fare in fretta anche per il meteo. Perché sembra una banalità, ma condividere, tirar fuori il drone, parlare sulla camera, preparare le camere, portano via tanti zuccheri queste cose. E tempo prezioso. Un guanaco solitario nelle distese infinite della terra di nessuno tra Cile e Argentina. Fa quasi tenerezza, ma lui sarà sicuramente benissimo da solo. Guardate che drittone a 3800 metri. Comunque quando siamo partiti todo asfalto, non è il massimo, sembra un asfalto drenante all'ennesima potenza.
purtroppo il meteo sta riportando alla lettera quanto preventivato. Penso che ci prenderemo un bello scroscio verso le 3 di pomeriggio. Diamo forza a questo cielo terso che abbiamo a sinistra. Comunque guardate le montagne intorno, noi siamo a 4540, ma poi puoi trovare un riparo, una pianta, qualcosa per mangiare un panino? Non c'è! Ditemi se da qua non sembra un quadro, addirittura delle nuvole appena disegnate. Ecco ragazzi, guardate che colore, anche senza il sole, ce l'abbiamo fatta! Di un colore celestiale, diciamolo. Come il panino che mi vado a mangiare proprio là sulla riva. È il posto che potevamo raggiungere. Madre natura o chi per lei, avete creato un capolavoro. Forse avete sbagliato qualcosa con noi, però si può sempre migliorare. Di fronte alla laguna verde, parete quasi nera. So che spettacolo essere in moto qua. Era un altro piccolo sogno che avevo da casa quando pensavo anche alle taniche da portare. Che acque, ricordano davvero le acque dei fiumi sudamericani che abbiamo potuto vedere finora. Sarà un po' sabbioso qua, vediamo se ce la facciamo piano piano. È che non ho più le forze. No, mi ha battuto, dai. Troviamo un posticino per la Tenerona. Eccola qua. 4,350. E voi avete mai mangiato un panino pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto a 4350 metri? Lo so che diciamo sempre questo, ma vi posso garantire che non è facile. Siamo totalmente in meditazione, cerchiamo di mostrarvi il colore delle acque, ma anche il colore del cielo. Fa un po' paura, fa un po' timore. Ora l'unica perplessità è se tirar fuori il drone o meno, perché ogni tanto arrivano delle folate di vento e non vorrei ritrovarmi il drone in Patagonia. Fiambalà, prima località, 220. Ah, il vento è pazzesco e anche abbastanza gelido. Di fronte a noi fulmini e saette. 4,750. Qua l'asfalto è veramente pessimo. 4.770. Cambio di guanti al volo, membrana in Gore-Tex perché abbiamo sentito le prime gocce. Installiamo anche la vista. Iniziamo a scendere perché è veramente dura, ragazzi. Si scende in picchiata mentre compare il giallo addirittura da quest'altro versante, il versante argentino. Sotto un cielo da apocalisse forse ci appare la frontiera argentina. Stiamo entrando in provincia di Catamarca, Cortaderas, 103 km, la nostra destinazione. Nel frattempo dobbiamo aggiungere strati fascia lombare Fiumino. Dura. Siamo sempre a 4000 comunque. Anzi 4040. E là guardate che meteo. Il meteo ci ha azzeccato la grande, ragazzi. Vamos chico. Vamos. E niente ragazzi, l'avventura è anche questa, dai, soprattutto questa. È una giornata da lupi. A scaldare il cuore, la ragazza della dogana ha visto Unione Europea, Repubblica Italiana, ha iniziato a parlare a raffica, non ci faceva fare neanche i controlli, ci ha mostrato sul telefonino i video con il nonno che proveniva da Udine. Un saluto a Beppe e Vania, e a Vania che è in piena guarigione. Ora
solo possiamo dire bienvenido in Argentina de nuevo. Non ci sta accogliendo nel migliore dei modi l'Argentina, però dai, 4070 metri, questo è il minimo che possa capitare. In dogana c'erano dei signori francesi, sono impazziti per la Tenerona. Diciamo che alla dogana argentina ci siamo sentiti in Europa, ecco, qualche volta ci si scoraggia un po', ragazzi, però poi pensiamo che voi siete in sella con noi, però nel momento in cui diventa difficile sappiamo che non siamo da soli, mettiamola così. Quando ci dite un mezzo a 4 ruote sarebbe meglio, sarebbe più comodo, assolutamente vero, però volete mettere aver fatto il Passo San Francisco in moto è impareggiabile, quindi prima li facciamo in moto, poi magari chissà più là li potremo fare anche con un mezzo per capire la differenza. Intanto ben atterrati sulla luna, guardate la cima innevata che si cela tra nuvole ma un po' si svela. Parlavamo con Sara, guardate questa cosa, le montagne di destra sono scure, verde scuro, marrone scuro, dall'altra parte sono chiare, quasi color sabbia. Argentina muy loca. I guanachi, dice Francesco, sono come Highlander, non sentono nulla, freddo, vento, pioggia, Taderas. Il complesso è quello che si vede da qua. La stradina è questa delimitata dai sassi rossi. Andiamo a testare le gomme. Forse dobbiamo andare dall'altra parte. Arrivati a Bierto Todo Lagno. Ore 18:22, anche questa è stata una giornata folle. Ma guardate quanto è figa la Tenerona con tutti gli aggeggi elettronici. Questa è una mia malattia però. Ve la faccio vedere nel suo splendore. Sono arrivati anche i nostri amici francesi rimasti a piedi con la camionetta. Ah, stavo quasi per dimenticarmi. È entrato in riserva adesso. Perché sicuramente ho inclinato la moto, ma quando siamo arrivati ancora dovevo entrare in riserva. Quindi abbiamo fatto 365 km, l'altitudine l'avete vista e abbiamo ancora tutta la riserva. Però le taniche sono necessarie perché da qua a Fiambalà, dove c'è il primo distributore di benzina, sono ulteriori 100 km. Magari con un filo di gas la riserva ci si arriverebbe anche perché dovremmo scendere e forse domani ci provo anche. Strada è tornata, il posto c'è, quindi la notte la passiamo qua. L'estazionamento è dietro. Non dovrebbe piovere da quello che ho visto io, comunque come sempre la copriamo. Vai in camera? Sì, vado in camera e torno su. E ora inizia la trafila di staccare tutte le camere. Poi voi mi dite che facciamo una bella vita. Ovviamente scherzo, però non penso che da casa ci si renda conto di quanto lavoro ci sia dietro, soprattutto se condiviso in moto. Allora io vi butto là questi dettagli per farvi immergere al 100% nelle nostre cose. Termino il video qua perché sta diventando lunghissimo, voglio provare a caricarlo. Come sempre vi condividiamo la nostra situazione. Pranzo al sacco oggi. Ci troviamo a Antofagasta la Sierra, un pueblo sperduto, e questo è il primo video dopo la diretta. Il video è terminato. Proverò a caricarlo da ora fino a domani mattina, fino a quando cioè non ripartiremo. Adesso mangio veloce prima che il maialino mi si mangi tutto. Comunque un pezzettino difficile della strada complicata che vi abbiamo detto nella diretta l'abbiamo già fatta, ma la vera strada difficile inizierà domani, quindi speriamo bene. E come sempre colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore per l'infinito supporto che ci dimostrate. Ciao ragazzi! Segnaliamo per informarsi i siti cileni. Segnaliamo per informarsi i siti Sileno. Madonna.